Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire l'esportazione di un video su Adobe Premiere. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, commentare e oltretutto di visitare il nuovo sito di Studio 72 che è appunto www.studio-72.net. Detto questo, andiamo al tutorial. Innanzitutto, una volta aperto il nostro Premiere e una volta importate le nostre tracce, fatti i nostri lavori di editing vari eccetera, la prima cosa da fare è comunque andare a fare un rendering se non l'avete già fatto, quindi o schiacciando il tasto invio della tastiera oppure selezionare tutte le nostre tracce, andare in sequenza, rendering selezione e lui fa il rendering di tutto in modo che non ci siano scatti vari o frame mancanti durante l'esportazione. Una volta fatto il rendering, una volta finito tutto, aggiunto musica, non musica, insomma, una volta completato il video, non ci resterà altro che andare ad esportare tutto. Come fare? Andiamo in File, Esporta, File multimediali. Ci comparirà questa pagina dove noi andremo a inserire appunto i parametri per l'esportazione. Ora, innanzitutto qui ci dà l'anteprima del nostro video e qui abbiamo tutti i parametri. Ora, innanzitutto io consiglio sempre di usare il formato H264 se esportate il video intero. Se volete esportare solo l'audio andate a selezionare il tipo di audio, in questo caso c'è o AIF o audio AAC, c'è MP3 eccetera. Nel caso del video io consiglio H264, potete esportare anche in QuickTime nel caso abbiate Mac o in MP4. Ripeto, il mio consiglio è H264, dopo guardate voi come meglio preferite. Dopodiché in predefinito possiamo andare a scegliere, vedete, tutte queste opzioni a seconda di dove dovete usare il vostro video. Qui ad esempio c'è Facebook 1080 p Full HD, c'è il 4K, il 720, oppure selezionare la qualità 1080, il 4K eccetera. Stessa cosa se dovete usarlo per un dispositivo mobile, Twitter eccetera. Io usando appunto su YouTube di solito seleziono YouTube 1080 Full HD, anche perché al momento non faccio video in 4K, quindi, e poi il 4K diciamo che ahimè ancora tutti non possiedono un monitor in 4K, quindi andare a caricare anche video in 4K su YouTube diciamo che prenderebbe una piccola porzione di visitatori, soprattutto se uno lo usa su smartphone. Già il 1080 Full HD è perfetto, quindi seleziono YouTube 1080 Full HD. Qui abbiamo i parametri del video che naturalmente lasciamo 1920x1080, volendo si possono anche andare a ridimensionare, ma ovviamente non ha senso. Adesso torniamo a mettere 1920x1080. L'audio qua ci dà, di solito si usa AAC, le opzioni sono 48.000 Hz, ma in genere diciamo che quasi tutti i dispositivi usano 44.100, non cambia pressoché niente. Io di solito metto 44.100, poi dipende in che modo registrate, appunto con che frequenza registrate col vostro microfono. Se avete un 48.000 lasciate 48.000 oppure 44.100, ma ripeto, funziona, cioè cambia relativamente molto poco. Qualità audio alta,
qui lasciamo tutto di default. Dopodiché, una volta sistemato tutto, che poi c'è veramente da sistemare poco, anche perché già andando a selezionare i parametri qua imposta di default lui tutti i parametri, una volta comunque completato tutto non ci resterà altro che andare a fare esporta. Se fate esporta, naturalmente lo fa tramite Premiere. Cosa vuol dire? Che se io faccio esporta, vedete, lui, vabbè, in questo caso fa presto perché è un video di neanche 100 mega, però non potete usare Premiere se dovete fare altri lavori. Quindi diciamo che di solito si fa la coda di rendering, ok, e lui cosa fa? Praticamente vi va a aprire Media Encoder. Media Encoder è un programma che di solito viene installato parallelamente a Premiere quando lo installate. Nel caso non l'abbiate, lo scaricate, potete scaricarlo tranquillamente da Adobe. Una volta aperto appunto Media Encoder, qui ci sarà il vostro filmato, che poi potete anche andare a selezionare dove metterlo, sulla scrivania o dove volete. Facciamo annulla. Una volta aperto non c'è bisogno di saper usare Media Encoder, perché comunque anche questo fa tutto lui, ci basta andare su play e lui ci farà appunto l'esportazione del video. Ma la cosa bella è che nel caso dovessimo usare ancora Premiere possiamo andare a usarlo tranquillamente senza problemi. Qui, come vedete, adesso è veloce perché, ripeto, è un video molto corto. Comunque, una volta finito, andrete appunto sulla vostra scrivania o nel percorso dove avete selezionato il file e lì lo troverete già esportato e tutto. Direi che per questo tutorial è tutto, tutorial molto semplice, però magari ad alcuni fa comodo sapere come esportare. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace, se avete una qualche domanda, una qualsiasi cosa, commentate, visitate il mio nuovo sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!